Ciao Andrea. Ciao Pasquale. Come hai conosciuto Barry Harris, un musicista che per te è stato importantissimo, che hai seguito per tanti anni? Se ti va di raccontarci un po', anche in vista del workshop che ci sarà tra poco a Roma, dove anche tu sarai presente. Certo, sì, Barry, oltre ad essere un grandissimo musicista, era anche una persona incredibile, di un altruismo veramente fuori dal comune. Comunque, rispondendo alla tua domanda, io quando mi sono appassionato al jazz, assieme a amici ci si trovava serate intere ad ascoltare musica e i dischi che si ascoltavano, moltissimi dischi della Blue Note, poi a me piacevano molto le orchestre, i saxofonisti, quindi Dexter Gordon, Sonny Stitt. E ricordo che domandavo sempre con questo amico, ma chi c'è il pianoforte? Chi c'è il pianoforte? Barry Harris. E quindi la prima volta l'ho sentito come accompagnatore, non avevo neanche realizzato che lui aveva fatto tantissimo lavoro di trio e anche di piano solo. Comunque, le prime volte l'ho sentito così, tramite i dischi. Poi, in quegli anni, io andai a vivere in Inghilterra intorno all'87 e rimasi là fino al 91 più o meno. Quando ritornai, un amico mio inglese di nome Simon Wallace, che era un pianista che avevo conosciuto a Londra, venne qui a Reggio Emilia a fare un lavoro al teatro a Ariosto con il coreografo Lindsay Kemp, che era un coreografo inglese. Mi telefonò e mi disse che faceva questa cosa, mi invitò a vedere lo spettacolo, dopodiché alla fine dello spettacolo andammo a bere qualcosa, passammo qua da casa mia, facemmo due chiacchiere e così parlando lui mi parlò di New York. Io non c'ero mai stato allora e mi disse sì, è un posto incredibile. Mi disse, una sera mi trovai a camminare per strada, qualcuno mi fermò e mi disse vieni qua a vedere lo spettacolo più bello del mondo. Sai che a New York a volte ci sono persone che ti invitano a entrare nei locali. E Simon mi disse, io entrai dentro questo locale, presi l'ascensore, arrivai su al piano e c'erano due pianoforti a coda e in uno c'era seduto Barry Harris, nell'altro c'era seduto Tommy Flanagan e il trio, e incominciarono a suonare. Io ero lì che dicevo, mamma mia, ma I wish I'd be there, no? Vorrei essere lì. Comunque, il fatto sta che mi disse che scoprì che Barry insegnava. Io lì rimasi molto colpito, non sapevo che era anche docente. E mi disse, guarda, andai a una sua classe, ho imparato più a stare 2 ore lì con lui che in 3 anni di college. E quella fu la prima volta che seppi che lui insegnava. Poi un po' di tempo dopo, il nostro amico, purtroppo scomparso da poco, Jimmy Villotti, mi disse che aveva incontrato Barry Harris a una rassegna che fecero a Bologna nel 90, che si chiamava Jazz Bowl, e fu un grandissimo amico e personaggio mitico che tutti ricordano, di nome Alberto Alberti, che organizzò questa cosa. Organizzò questo grande evento, tra cui
c'era ospite Barry, Tony Scott, Frank Morgan, Art Taylor, fai un nome, c'era veramente Jackie McLean. Io purtroppo non c'ero perché in quegli anni ero in Inghilterra, però fecero questo evento e Jimmy Villotti registrò 2 ore, un'ora forse, allora c'erano le cassette C90 di Barry, e che aveva raggruppato un gruppo di musicisti e gli fece un po' di lezione e mi regalò la registrazione. Quella fu per me la prima volta che sentii la sua voce, che gli sentii dire certe cose, incominciai a rendermi conto che di quello, degli argomenti che lui trattava io non ne sapevo proprio nulla. E poi accade un po' di tempo dopo, un altro nostro carissimo amico di nome Mario Bianchi, questo era il suo nome e cognome, che era un grande appassionato di jazz, organizzava delle serate a casa sua, dove lui provvedeva da mangiare e da bere e invitava i musicisti. E una sera venne questo pianista, tra i tantissimi musicisti che parteciparono quella sera, venne anche questo pianista di nome Oscar, e lo sentì suonare e gli chiesi: ma tu dove hai imparato a suonare così? E lui mi disse: ho studiato per degli anni in Olanda e ho studiato con Barry Harris. Io ho detto: ma come hai studiato con Barry Harris? E lui mi disse che Barry ogni anno faceva un seminario al Royal Conservatory of Den Haag, l'Aia. Siccome generalmente l'appuntamento era in marzo e noi ci trovavamo in maggio, quindi avevo perduto quell'appuntamento e lo andai a conoscere l'anno successivo. Ok, sai che è interessante perché tu prima di Barry Harris comunque avevi avuto altri insegnanti, no? Cioè Sì. studiavi già jazz, insomma ricercavi già, no? Sì, Cioè la domanda, la curiosità che forse può essere utile anche a qualche ragazzo che ci ascolta, che studia, cioè cos'è che hai sentito che ti ha fatto pensare è lui quello che mi serve, è lui l'insegnante che mi può far bene? conoscendolo dai dischi sapevo che era uno di loro, e quindi diciamo che gli insegnanti che avevo avuto fino a quel momento non venivano direttamente da quel mondo. Ok. Ah, ok. Invece lui proprio cioè, c'era dentro a... Lui è nato dentro questa cosa e l'ha vissuta, l'ha respirata e poi ha deciso anche di diffonderla. Sì. Di diffonderla, e infatti il lavoro che lui ha fatto per tutta la vita è di girare il mondo, di raggruppare le persone, di diffondere questa arte che fondamentalmente è stata tramandata oralmente, ed è un'arte che corre molti rischi di essere perduta, quindi lui ha fatto di tutto per cercare di diffondere questo in giro per il mondo.
e lo ha fatto fino alla fine. Oltre questo, perché poi ho avuto modo di conoscerlo, ma questo è un altro discorso che approfondiremo casomai in un altro momento, c'era un grosso aspetto umano sotto questa cosa, oltre il diffondere la musica, che ovviamente era una delle prime cose. Certo. C'era anche il fatto di raggruppare le persone, di raggruppare, di far sì che nelle sue classi c'era gente che veniva da tutto il mondo, bianchi, neri, gialli, verdi, ok? E quindi nelle sue classi si respirava quell'aria che dovremmo respirare in questo mondo. Cioè, ti faccio un esempio, un giorno eravamo a Roma e un ragazzo arabo e un ragazzo di Israele con uno spartito in mano erano lì che guardavano tutti e due eccitati, allora lì potessi fare così, invece... Sì, quindi univa, diciamo. Univa, sì. Infatti una delle sue composizioni importanti si intitola, guarda caso, We Are One, che è, se leggi il testo, una canzone d'amore. Ma una volta parlando con lui mi disse what I actually meant, but we are one. Diciamo, sempre restando a livello generale, poi magari altre volte andremo più dentro, però tu insomma comunque l'hai seguito per tantissimi anni, no? Sì. Tipo quasi 20 anni più o meno. Da quando ci incontrammo nel 1994 in Olanda, in quegli anni noi avevamo Sam, il nostro figlio, era appena nato, quindi ovviamente proprio quando lo conobbi era un momento dove insomma succedevano tante cose. L'anno dopo ritornai in Olanda e poi lui incominciò a venire in Italia. In più continuava a frequentare l'Olanda regolarmente. E io ho frequentato l'Olanda regolarmente ogni anno fin quando questa cosa è durata e poi l'ho seguito a Roma negli anni a seguire fino praticamente a Bologna. Anche, no? Venne a Bologna venne qualche volta anche a Bologna negli ultimi anni. Ah, ok. Sì. E poi vabbè, l'ultima cosa, tu sei stato anche da lui a New York. Sono andato da lui a New York, ci siamo visti in Svizzera tante volte, ci siamo visti a Lubiana varie volte, e in Svizzera c'è in Svizzera un altro grande pianista di nome Vincent Benedetti, che assieme a un altro amico musicista di nome Marcus, se non ricordo male Marcus, organizzarono varie situazioni nelle scuole a Baden, dove invitarono Barry e anche a Basilea. L'ultima volta che ci siamo incontrati fu Basilea e parliamo del 2018-19 più o meno. Ok.